Ciao, siamo su epc.it, oggi vediamo la video recensione per l'Asus X201. Questo è un ultra portatile con schermo da 11.6 pollici, è disponibile in Italia con prezzi che vanno dai 250 ai 280 euro a seconda del negozio online, quindi è estremamente economico. Usa un processore Celeron dual core, 2 GB di memoria RAM, ha Wi-Fi, Bluetooth, 320 GB di spazio interno, un discreto set di porte comprensivo di USB 3.0, HDMI ed Ethernet. È un telaio che ricorda un po' le linee della linea Ultrabook ZenBook di Asus, spesso nella parte più alta solo 21 mm e dal peso pari a 1300 grammi. La parte più interessante del design è la finitura metallica in alluminio che ricopre tutto qua, il poggiapolsi, il sottotastiera, che è non solo stabilissimo anzi sia al centro che ai lati, ma anche gradevole da toccare perché resta costantemente fredda. Ci sono alcune finiture e alcuni dettagli che non ci si aspetta proprio di trovare in un prodotto così economico e che derivano proprio dalla linea di Ultrabook Asus. In realtà ci sono alcuni aspetti che ci ricordano la categoria di appartenenza di questo X201 e mi definisco in particolare alle finiture della cornice dello schermo che sono abbastanza grezze e un po' bruttine da vedere, ma in linea di massima qualità costruttiva e design sono i punti forti di questo X201. Preinstallato c'è Ubuntu 12.04, ma potete chiaramente sostituire il sistema operativo o aggiornare quello esistente. Io per fare i test ho installato Ubuntu 12.10, ho installato Windows 8 e Linux Mint. Con Windows 8 si hanno, secondo me, le prestazioni migliori, parlo a parità di configurazioni, senza troppe ottimizzazioni chiaramente. Il sistema è reattivo e fluido, vi permette sia di navigare in internet, in rete, guardare filmati Full HD con qualche limite su YouTube senza problemi in locale, con in più la possibilità di sfruttare questo enorme touchpad per fare alcune gesture possibili grazie ad un software che Asus rende disponibile nel proprio sito. L'esperienza con Windows 8 è quella che mi ha maggiormente colpito, tra l'altro è anche quella che permette la migliore autonomia. Io sono riuscito ad ottenere 4 ore e 50 minuti durante il test di navigazione web in Wi-Fi e poco più di 3 ore durante la riproduzione di filmati Full HD. Non è moltissimo, chiaramente, ma questo prodotto ha una batteria relativamente piccola e comunque bisogna sempre ricordare che costa sotto i 300 euro e che per il tipo di processore installato, il tipo di piattaforma installato, questa autonomia è secondo me un buon risultato. Con la Ubuntu preinstallata si hanno prestazioni così, con la nuova 12.10, quindi aggiornando il sistema operativo, si hanno prestazioni decisamente migliori, si riproducono filmati Full HD anche streaming, il sistema è reattivo, in pratica è un ottimo ambiente di lavoro per questo tipo di macchina. Si hanno risultati ovviamente ancora migliori ottimizzando o installando sistemi operativi Linux un pochetto più leggeri. Io ho installato la nuova Linux Mint 14 con ambiente grafico XFCE e devo dire che c'è una certa differenza in termini di reattività. Con queste distro Linux però l'autonomia scende attorno alle 3-4 ore, quindi si perde in media un 30-40 minuti rispetto alla controparte Windows. Bene, arrivati a questo punto della recensione avrete sicuramente capito che mi piace questo Asus X201e e sono abbastanza soddisfatto dell'acquisto, ma ci sono due aspetti poco positivi che dovete tenere in considerazione. Il primo riguarda lo schermo, che non è affatto un modello di qualità. Gli angoli di visuale non sono poi così male, in fin dei conti abbiamo uno schermo che è come quello degli PC precedenti o comunque dei portatili di questa fascia di prezzo, però adesso che siamo abituati ai tablet e schermi IPS degli Ultrabook, vedere un display così scarso, soprattutto nella riproduzione dei colori, nella luminosità, è un po', non fa assolutamente piacere ed è certo uno dei punti negativi del prodotto. Il secondo aspetto negativo, e qua però dipende dal contesto di utilizzo, riguarda la rumorosità. Questa piattaforma Celeron ha un TDP di 17 watt che sono tanti paragonati agli Atom, ma in linea con la categoria ultra portatili. Questo ha permesso ad Asus di installare un sistema di smaltimento del calore abbastanza economico che riesce a mantenere il portatile freddo perché l'alluminio è costantemente freddo, soprattutto le parti dove poi andiamo a appoggiare i polsi, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, ma lo rende abbastanza rumoroso. Se state in una stanza silenziosa sentirete costantemente il rumorino della ventola girare. È lo stesso difetto che abbiamo visto su l'S200e sul VivoBook, che poi non è altro che la sua versione con schermo touchscreen e a cui dovete soltanto farci abitudine. Vi assicuro che in una stanza
con una TV accesa, basta una voce di fondo per nascondere il rumore, ma ovviamente se dovete comprare un portatile che deve essere silenzioso perché lavorate in biblioteca o studiate in biblioteca, questo può essere poco adatto. Riassumendo, consiglio X201E a chi cerca un ultra portatile per operazioni basilari come la navigazione web, la riproduzione di filmati anche su un monitor esterno grazie all'uscita HDMI, ma anche a chi deve scrivere, perché questa tastiera d'isola è veramente ottima e abbinata a questo touchpad così grande con le gesture così semplici da fare. Sono un sistema di input, una combinazione di input veramente riuscita, secondo me, che è difficile da trovare. Non è però consigliato a chi cerca una macchina che faccia questo, ma anche i giochi, perché la scheda grafica Intel HD integrata non è un granché e stenta quando si parla di grafica 3D. Da questo punto di vista, se cercate un ultra portatile per i videogames, vi consiglio ancora di puntare i modelli con AMD APU. E prima di chiudere voglio fare un applauso ad Asus per aver inserito un alimentatore in questo X201E con cavo veramente lungo, ed è una cosa che andrebbe fatta in tutti gli ultraportatili, dove invece spesso si trovano alimentatori con cavi che superano a stento il metro e che ci costringono a stare sempre vicini ad una presa di corrente. Bene, per maggiori informazioni sul nostro Asus X201E visitate la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo ed iscrivetevi a questo canale YouTube perché nei prossimi giorni ho in programma alcuni video molto interessanti.